Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Oggi andremo a vedere una riproposta perché è uscita eh, poco più di 2 anni fa ed è terminata da poco, la mitica kit della serie TV Supercar, prima uscita a 50 centesimi, edizione De Agostini in scala 1:8. Io non farò questo modello perché se date un'occhiata alla playlist avrete la risposta. Comunque vi dico subito che non si può fare tutto, almeno per quanto mi riguarda. Sicuramente un modello da fare per gli appassionati del genere. Ti danno anche l'orologio di kit grazie al quale puoi attivare l'audio del modello. E andiamo a vedere un po' di note. È lunga 60 cm, i fari, le luci di stop e lo scanner si accendono, la targa ha un meccanismo girevole che permette di scegliere tra le 3 diverse targhe che appunto il modello presentava. Gli interni, il cruscotto, i sedili e tutti i dettagli degli interni sono la replica perfetta dell'auto originale ed è retroilluminato il cruscotto. La seconda uscita tra 2 settimane a 4,99 €. Si compone di 110 numeri, il primo lo abbiamo già visto 50 centesimi, il secondo l'ho appena detto 4,99 € e gli altri 118 numeri rimanenti, gli altri 108 numeri successivi che rimangono al completamento di questa collezione a 11,99 €, 12 €. Carrozzeria in metallo, state attenti a non ferirvi con questo. Adesso vado a effettuare questo primo e unico montaggio, a meno che non ci sia qualcuno tra di voi. Sapete che io già monto diversi modelli per i miei iscritti. Chi abbia il piacere di farsi montare il modello da me e in quel caso mi contatti privatamente, grazie. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Bene, qua non vi starò a leggere quello che c'è scritto perché ci sono le varie offerte, queste potete trovarle sul sito specifico. Ok, allora questo è il fascicolo, mentre invece questo è l'introduzione con dentro il poster. Ecco, questo è in scala 1:1, il mio cubo box è 80 cm x 80 e questa è la macchina poi sia in altezza che in lunghezza, la profondità non si vede, la larghezza. Queste sono le misure reali del modello. Allora, questo è l'orologio del quale vi parlavo prima, con telecomando, che è fornito nella collezione e riesce ad attivare diverse funzioni, tra le quali accende i fari, lo scanner, ascolta quindi le frasi mitiche di Kit, il rombo del motore e il suono dei gadget.
il suono dei gadget. Sono ignorante in questa collezione, oltre al clacson dirà diverse frasi. E poi c'è anche la sigla culto della serie. Intanto si vedono le parti del modello. Dovrebbe essere una Trans Am come auto. Portiere sono apribili, beh, ovviamente. I finestrini sono dotati di meccanismo di apertura e di chiusura. Il resto ve l'ho detto. Bene, vado ad effettuare questo primo e ultimo montaggio, perché vi ho già detto le motivazioni per le quali non farò questo modello. Vi consiglio, se deciderete di farla, di comprare numeri 1, sicuramente non fermandovi soltanto a una unità, ma prendetene almeno 2 o 3, perché comunque avere anche un cofano in più non è sicuramente una cosa sbagliata, visto poi il prezzo che ha, che è minimo, almeno parlando delle prime uscite. Allora, questa parte è in plastica, che è il sottocofano, ed è fatta molto molto bene, senza imperfezioni. Anche la finitura è molto carina, perché vedete che pur essendo plastica è differente da quella che vediamo da questa parte, che è coperta, quindi l'hanno curata ed è carino questo. Questa parte è in metallo, che è la presa d'aria, mascherina in metallo, che è la griglia della presa d'aria. Andiamo a vedere insieme gli altri pezzi. Questo è in plastica ed è, sto leggendo, gancio di bloccaggio del cofano. Eccolo qui. Ecco, queste parti qui, anche se magari sono parti che comunque riescono a fare il proprio lavoro, vanno fatte in metallo. Se mi fate un cofano in metallo, il bloccacofano, fatemelo in metallo. Poi abbiamo queste che sono il gancio di bloccaggio del cofano. No, l'ho appena detto, chiedo scusa. Sto leggendo per la prima volta, ma qua con tutti questi numeri digitali e lettere digitali non è facile. Allora, ripeto in maniera corretta questa volta. Questa è la cerniera sinistra del cofano. E questo è la cerniera sinistra del cofano 2. Però a me questa sembra di metallo. Sì, queste due sono di metallo, vedete? Hanno fatto questo particolare, ovviamente perché è una cerniera di un cofano molto pesante, e questa anche in metallo, che è piastrina per la cerniera del cofano. Eccola qui. Abbiamo la lettera L che è la sinistra, ovviamente poi ci sarà anche, così anche come per questi due, la lettera R che sarà la destra. E questo che è in plastica, che è il gancio di bloccaggio del cofano. Come mai? Tutte e due sono ganci di bloccaggio del cofano, anche questo lo è, e anche questo me lo identificano come gancio di bloccaggio del cofano. Ma diverse serie di viti, 4 destinate ad essere abitate nel metallo, eccole qui, DM, AM, BM e CM, e qui io mi avvarrò di un lubrificante per crearmi i filetti,
Va bene qualsiasi lubrificante abbiate a vostra disposizione, anche l'olio, non usatemi soltanto l'olio organico, l'olio quello da cucina, mi raccomando, alimentare insomma. E poi abbiamo una serie di viti AP, che la lettera finale P sta per plastica, mentre quelle di prima vedete M metallo. E qui assolutamente, anche se vi create il filetto, non usate mai per nessuna ragione lubrificanti, perché i lubrificanti idratano la plastica e sotto la spinta continua del metallo, che è ovviamente più resistente della plastica, vi spaccano, vi rompono le plastiche. Attenzione ragazzi, non sono plastiche teflonate, e comunque non mettete mai olio nelle plastiche. A questo punto iniziamo a fare il montaggio. Ci dicono di prendere la mascherina, questa qui, la retina, vediamo un po', che però va piegata. Fatemi vedere solo una cosa, mi accerto di una cosa, perché guardate, dovete fare attenzione, perché da questa parte abbiamo questa linea, vedete? Da questa parte invece no, non c'è nulla. Quindi un attimo metto pausa, guardo e poi vi dico una cosa che deve essere ovviamente corretta. Allora, dove abbiamo il tratteggio, questa linea qui, questa scanalatura, andiamo a piegarla così. Magari mi aiuto con qualcosa. Devo fare un angolo di 90 gradi, quindi facciamo così. Prendo questa pinza che non ha assolutamente nessuna zigrinatura all'interno, così non posso danneggiare nulla. Più lunga è la pinza e meglio è, però facciamo con calma noi, senza fretta. Ok, ancora un po', ovviamente, come ho detto, 90 gradi. Non dimenticatevi di guardare la mia playlist, perché troverete tante cose interessanti. La appoggiate così, e questa linea verticale deve essere perfettamente perpendicolare al piano d'appoggio. Lì sarete certi che siete arrivati a 90 gradi. Ecco qua. A questo punto questa va inserita così, vedete? Facciamo entrare le punte, queste più esterne, all'interno così, mettendolo in obliquo, lo facciamo andare giù e lo tiriamo su. Ecco, così. E avvitiamo sicuramente le viti AP. Sono le uniche per la plastica. Eccole qui, AP.
Non stringete tutto subito, mettetele tutte e tre, si controlla e poi si avvita. Perfetto, posso stringere. Bene, a questo punto, mantenendo sempre il pezzo così, vado a prendere questo gancio di bloccaggio e lo vado a inserire così. Però attenzione, perché non è uguale metterlo così, stavo pensando, e metterlo così, non è la stessa cosa, guardate, perché così lui entra uguale, ma sbagliate. Dovete guardare bene la figura. Se guardate bene la figura, ecco qui, noterete che la parte dove la curva gira subito, cioè questa, vedete qua abbiamo più spazio. Aspettate un attimo. Ah, ma no, era una mia illusione ottica, tutta e solo mia. Devo controllare bene, ragazzi, un attimo, non voglio darvi una informazione errata. No, cancellate quello che vi ho detto. Non c'è alcuna differenza. Mi sembrava che questo lato qua curvasse dopo, e invece no. Quindi metterlo così o metterlo così non fa alcuna differenza. Quindi vado a inserirlo. Ovviamente non lo premo al centro, ma lo premo solo sui due morsetti. Così. Ok? E anche questo lo abbiamo fatto. Giro, prendo due viti a P con il gancio, questo, in questo caso io vado a crearmi il filetto qua dietro, ricordatevi senza lubrificante perché abbiamo plastica, ok? State attenti a non ferirvi. Quindi lavorando sempre su questo pannello, ma lo andiamo a girare così, andiamo a inserire questo in questa maniera qui. Così. Bene, adesso posso avvitare. Se vi siete creati il filetto, sia nella plastica che nel metallo, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Quando sentirete un click, vorrà dire che avete preso il filetto e potrete avvitare in sicurezza.
Io sono in Piemonte e vi dico che fa un caldo terribile, terribile. Soprattutto l'umidità. Mamma mia, che umidità che c'è, ragazzi. Bene, anche questo è stato fatto. A questo punto ci dice di andare a prendere le viti AM, ce ne serviranno ben 6. Così. Ecco qua. E le viti AM sono queste da andare a creare. Le altre due, un attimo, ma qui prende davvero poco questo filetto qui, però. Eh sì. Mi ha portato un po' fuori strada perché qui vedete abbiamo i fori che sono più profondi, no? Ma qui è appena appena accennato il foro. Va bene. Intanto mi vado a preparare tutti i filetti con l'olio. Semplicemente prendo una vite, vi faccio vedere il primo filetto come ve lo creo e poi tutti gli altri non faccio che fare la stessa cosa. Bagno la vite una volta nel lubrificante, così appena appena, non serve bagnarlo tanto, e con questa vite, una volta che ho bagnato, mi creo 3 filetti e poi la ribagno di nuovo e me ne creo altre 3. Ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo insieme, ragazzi. Allora, vado un momentino a riprendere quello che ho detto prima. Adesso ho preso 6 viti AM e sono andato a crearmi i filetti qui. Poi, anche se qui ci vanno le viti BM, potete lo stesso usare le viti AM per crearvi il filetto, perché ha lo stesso passo. Quindi mi sono creato tutti i filetti. A questo punto andiamo a mettere questo così e vado ad avvitarmi le 6 viti AM senza stringere forte. Prima le metto tutte e 6, controllo e poi avvito. Adesso sentite nel metallo come si sente di più il click, che mi sono creato il filetto e mi indica che ho preso correttamente il filetto e posso avvitare senza correre il rischio di creare alcun danno. Sentite? Girandolo al contrario. Avete sentito? Cosa vi evita come possibili danni il fatto che io vi consigli di crearvi filetti? Vi evita quella cosa molto sgradevole, antipatica e dannosa soprattutto, che è quella che una vite vi si possa rompere all'interno del foro. E se questo vi succede su un pezzo singolo, mi spiace, ma vabbè.
Ma se vi succede sul telaio, e come fate poi? Cambiate il telaio? Ecco qui. Controllo che tutta la plastica combaci lungo tutto il perimetro e poi avvito tutto. Adesso posso stringere. Un'ultima cosa, quando andate a crearvi i filetti dove vedete che di foro ne avete poco, non abbiate fretta di stringere troppo. Quando arrivate che sentite che la vite vi diventa dura, che fa fatica ad entrare, non insistete, altrimenti uscite da questa parte, bombate la lamiera, mi raccomando ragazzi, ok? E fate attenzione quando lavorate a non piegare questa finché non mettiamo la copertura. Bene, a questo punto stavo vedendo una cosa. Allora, mi sa che Michele ha commesso un errore. Vediamo. E sì che Michele ha commesso un errore. E sarà stato l'unico a commettere questo errore, perché nessuno di voi l'avrà commesso. Poco male, mi devo svitare 6 viti. Metto pausa un attimo, perché non ho messo questo. È quello che succede quando mi occupo troppo di spiegarvi delle cose e poi mi sfuggono i particolari. Però, ripeto, poco male, nessun danno se non il fatto di dover di nuovo svitare le 6 viti. Un attimo. Eccoci qua. Monto la presa d'aria nell'unico modo possibile, così è impossibile metterla, e la metto così. Spingete bene il pezzo di metallo dentro i fori, mi raccomando, controllatelo da fuori e attenzione perché vi faccio notare una cosa che pochi guardano ma che è importante. Guardate, all'interno, se guardate, abbiamo la griglia che tocca perfettamente, ma a un certo punto qua abbiamo un taglio che non segue più la griglia, quindi attenzione, cosa fare? Dovete fare questo lavoro qui. Prendiamo o uno stuzzicadenti di legno e inseriamo, attenzione perché parlo di questo punto qua che è importantissimo, se non montate, altrimenti montate mai la griglia. Spingiamo la griglia finché non entra nella riga. Ecco, avete visto adesso? Prima era così, guardate, si vedeva la riga, non deve vedersi, deve essere occupata dalla griglia. Comunque la possiamo controllare anche una volta che abbiamo stretto tutte le viti, La giriamo al contrario. Meglio ancora a questo punto se aiutiamo la griglia dando una flessione interna così. Controllo. Vedete, per chi mi vede per la prima volta, a parte l'errore che ho fatto prima, io non mi limito al solo montaggio, ma cerco di spiegarvi tutto, ok? Ecco, così è perfetto, guardate. Bene, adesso posso montare nuovamente la copertura inferiore del cofano e ci vediamo dopo. Bene, questo poi è il risultato, molto bello, con la nostra griglia metallica, eccola lì, bellissima.
La verniciatura mi piace molto, forse sono stato fortunato perché non è difficile trovare dei difetti, mancando completamente il controllo della qualità, anche se poi i pezzi ve li sostituiscono, però è una cosa sempre che dà fastidio. Adesso prendiamo due viti BM, eccole qui, e andiamo ad avvitarcele qui. Perfetto, controllate sempre che tutto combaci perfettamente bene. Un errore che vi portate e non controllate ve lo troverete poi durante le fasi di montaggio, mi raccomando. A questo punto prendiamo due viti DM, questa vite serve per applicare la piastrina per la cerniera, che è questa, e che ci dice di mettere proprio così. Ecco qua. Quindi adesso io vado a crearmi il filetto qua, qua, e anche se non devo montarlo, me lo vado a creare anche qui, perché le viti che useremo poi quando ci arriverà questo secondo pezzo, il destro, saranno le stesse. Quindi anche qui vi faccio vedere il primo filetto e poi ci vediamo dopo la pausa. Bene, il primo l'ho creato, ci vediamo dopo. Bene, ho fatto che oltre a crearmi con la vite DM questi 4 filetti, sono andato a prendermi due viti CM e mi sono andato a creare i due filetti sulle staffe, o meglio sulla prima staffa, uno qui e uno qui però internamente. A questo punto, prima di stringerla, prima di montare appunto questa al cofano, anche se nelle istruzioni ci dicono di fare così, io penso che mi trovo meglio in questa maniera. Guardate, la lettera L deve essere rivolta verso questa parte qui, qua dovrete avere le righe, i due fori, la parte più corta di questo segmento, qua è più lunga, va messa proprio così, come vi faccio vedere io, e poi spiegata anche molto bene nelle istruzioni. Stringete forte, non vi preoccupate, ovviamente senza arrivare a rompere la vita all'interno, perché tanto il cofano è metallico e non deve avere gioco questo, quindi va bene così. Faccio adesso la stessa cosa anche con questa, e questa la metto così, adesso vi faccio vedere.
abbiamo questa parte da questo lato che ha questo scivolo che va verso il basso e questo no, vedete? Dobbiamo montarla così, quindi metto la mia vite nel foro più esterno e vado a montarla qui. Poi non mi rimane che avvitare questa sul cofano ed è finito il montaggio e ci salutiamo. Ecco, questo è il pezzo correttamente montato. Adesso prendo questo, così, lo metto così, lo inserisco qui e avvito le due viti DM. Io ho usato un cacciavite con la punta più piccola perché sicuramente vi trovate meglio. Dovete controllare ogni particolare, perché alla fine, se le cose non vi funzionano, magari la colpa è anche vostra, non solo di chi ha progettato il modello. Ecco qui. Perfetto. Il montaggio è così terminato. Questo che vedete sopra è una cera protettiva che mette l'azienda quando vi consegna i pezzi. Bene, io direi che posso chiudere il video qui, quasi 40 minuti, anzi prima che lo finisco vi saluto, li abbiamo superati, però ripeto, se devo fare un video tutorial di montaggio ci vogliono 5-7 minuti. Mi piace spiegarvi tutto, anche quello che per molti può sembrare banale, però chi si accinge ed è alle prime armi a fare modellismo magari può trovare un po' d'aiuto in quello che io dico. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi, ci vediamo nei prossimi video di montaggio, ma non di Supercar, la mitica kit della serie TV, perché come vi ho appena detto ho tanti modelli in progetto e non posso fare tutto. Ciao, al prossimo video.